convoi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Buon pomeriggio cari amici Smart & Healthy. Siamo, ma sì, diciamo anche puntuali, dai, perché se no tutte le volte siamo in ritardo. No, oggi siamo puntuali, ore 15, mercoledì 14 maggio, e Smart & Healthy, non mi ricordo quale puntata, stavo pensando, no, la 18esima, caro. La 18esima, esatto, la 18esima, ora mentre lo stavi dicendo, caro Piero. Buongiorno per te, buongiorno. Come va? Buongiorno. Va. Diciamo che va, dai, mettiamola così. Stiamo cercando di non sclerare troppo, viste le ultime uscite del presidentone, soprattutto anche dopo l'elezione del Papa, che abbiamo scoperto essere americano. Ma è contento o non è contento? Io non ci ho capito nulla. Allora, in teoria diciamo che per i repubblicani di per sé la cosa non è che fosse proprio il massimo, nel senso che l'attuale Papa aveva espresso delle idee non troppo coerenti con la mentalità repubblicana, però ovviamente è contento del fatto che sia americano, quindi si può vantare, vabbè, sì, pensi meglio e compagnia. Alla grande populismo, sì, no, populismo a cariolate, con la cariola, perché dico, è americano. Poi tralasciamo il fatto che era stato messo da Papa Francesco, quindi non è che Papa Francesco mette uno diverso da se stesso, ne ha messo, insomma. No, quello no, diciamo anche che fondamentalmente è successo un pochino come con Papa Giovanni Paolo II, che avevano eletto poi Joseph Ratzinger come Papa per cercare di dare una sorta di continuità a quello che ha fatto il precedente pontefice. Certo, certamente. Ha un senso, diciamo. Sì, ha un senso sensato. Ha un senso sensato, sì. Allora, tanto vi ricordiamo diamo i nostri riferimenti classici: www.radiocentroweb.it, Radio Centro Web Podcast su Spotify per riascoltare questa puntata in audio, ma se volete vederla in video anche sul canale YouTube Radio Centro Web Official la trovate. Io ve la dico così: se non riuscite a trovare il canale, andate sul sito internet, c'è il link diretto, è più facile di così, senza stare a digitare niente, vi rimanda, vi ributta sulla pagina YouTube, sul canale YouTube, quindi potete ritrovare questa e le puntate passate. Assolutamente, mettete il segui, mi raccomando, perché tanto non vi costa niente, dai, forza, su, assolutamente. Fate bravi, no, anche perché gli abboni, la maggior parte di quelli che vedono gli episodi su YouTube in realtà non sono iscritti al canale. Esatto. Bene, comunque, detto tutto ciò, ma oggi, in questa puntata, di cosa parliamo? Allora, parliamo di come la paura viene usata per controllare la massa. Però allora ecco perché io stavo pensando, no? Perché mi stavo leggendo mi ero letto la scaletta, no? La paura, le notizie, però c'era anche un'altra cosa, guardando sui social, ma qui ci sarebbe, ci dovrebbe essere 4 puntate perlomeno di Smart & Healthy che parla di questo, perché possiamo fare riferimenti. Cioè, io ho letto la scaletta che mi hai mandato, giustissima, sono d'accordo con te, ma
c'è anche, ma ci sono anche delle cose, dei libri, insomma, incredibili, insomma, vabbè. Ma facciamo comunque dei riferimenti, nel Sì, senso, no, non è che quello debba essere necessariamente un episodio unico. senza ombra di dubbio potremo anche, sì, sì, assolutamente. E vabbè, quindi tu No. tu parti con questo argomento perché c'è Trump e vabbè, le spara grosse su Twitter. Sì, no, vabbè, allora diciamo, come definirle, le castronate, per utilizzare un termine educato, che vengono sparate su Twitter dal nostro autore preferito. No, allora ho deciso di parlare di questo tema più che altro perché diciamo, l'ispirazione mi è venuta da un messaggio che ci ha mandato il nostro amico sudamericano, perché allora, partiamo dall'inizio. Saremmo dovuti andare questo fine settimana passato a una festa messicana per la celebrazione del 5 di maio. Guacamole, birra, go-go e quant'altro. Guacamole come se piovesse. Come se piovesse, esatto. Il tutto finché appunto questo nostro amico ci ha mandato un messaggio dicendoci guardate, io sinceramente non mi sento sicuro in questo momento ad andare in un posto così, nonostante fosse un posto normalissimo, adesso è una zona della città dove viviamo, dove fondamentalmente stanno organizzando qualcosa tipo un fierone di Scandicci, per darci l'idea. Una fiera dove ci sarebbero state bancarelle e quant'altro. Non mi sento fiera agroculinaria con qualche stand generale. Sì, generale, esatto. Non mi sento sicuro di andare in un posto del genere. Se vogliamo andare da qualche altra parte andiamo, però lì sinceramente preferirei. E questo mi ha fatto pensare un attimo, sinceramente, ovviamente non c'è problema, evitiamo. Questo sinceramente però mi ha dato da pensare un po', perché fondamentalmente che cosa sta succedendo, almeno non so quanto avviene in Europa di quello che sta succedendo qui negli Stati Uniti, ma fondamentalmente il governo Trump ha istituito questo corpo, chiamiamolo così, che mi ha chiamato ICE, che tendenzialmente è ICE, non scritto ICE come ICE. No, scritto ICE come il ghiaccio, sì. Come il ghiaccio, ok. Ma è un acronimo? È un acronimo, sì. E fondamentalmente questo corpo è diciamo adibito al rastrellamento di immigranti non legalizzati negli Stati Uniti e ultimamente anche invece di migranti che sono legalizzati. Quindi ora sì, quindi stai rischiando anche te? Tendenzialmente si starebbe rischiando anche me, sì. Nonostante si sia possessore di green card. No, infatti sì. Facendo chiarezza con i nostri amici che ci ascoltano, Piero e sua moglie sono in regola da quando stanno lì, praticamente da quando vivono lì negli Stati Uniti, però evidentemente la politica che c'era 5 anni fa era un pochino diversa da quella che c'è adesso. Sì, lievemente, e diciamo si sta andando peggiorando sempre di più, stanno venendo fuori delle proposte che fanno letteralmente rabbrividire, per cui anche per esempio togliere il diritto di habeas corpus. Diciamo che anche qui se ne potrebbe parlare per molti episodi. Sì, certo. Però diciamo si sta ritornando un po' indietro a quello che è stato il purtroppo passato europeo non troppo bello, parliamo ovviamente del periodo del nazismo, e a tutto ciò che poi ha comportato effettivamente. Ora, sì, sono molte similitudini, ma non solo. Io
Io stavo pensando, mentre lo stavi dicendo, scusa se ti ho interrotto, anche al periodo, a tutto il periodo del Ku Klux Klan. Sì, allora, tutto il periodo del Ku Klux Klan è vero, vero anche che però il Ku Klux Klan era qualcosa, è tuttora, perché comunque Perché c'è? non è propriamente, non c'è ai livelli in cui c'era fondamentalmente una cinquantina d'anni fa, però diciamo che sostanzialmente sotto sotto non è morto. Alla fine ti toccherà nasconderti tra gli Amish. Ma guarda, ti dirò che sommato potrebbe non essere Nascosto. una cosa così tanto assurda alla fine. Sì. Perché allora diciamo che vivrei probabilmente in maniera sicuramente molto più tranquilla. Sì, quello nessuno ti verrebbe a cercare. No, quello no. Fondamentalmente nessuno mi verrebbe a cercare e fondamentalmente nessuno verrebbe a rompere più di tanto le balle. Però diciamo, per tornare un attimino fa, si diceva appunto del fatto di quello che ricordava e effettivamente di come l'attuale governo stia usando la paura per controllare il popolo sostanzialmente. Beh, la paura di... la paura di il fatto che devi stare attento, non ti puoi fidare di nessuno, non puoi parlare con nessuno, perché sennò non sai esattamente che cosa potrebbe andare a dire, Ok. Sì. Chiaro. È una situazione un po' particolare. Sì, un po' particolare più che altro perché comunque vengono fatte, lo straniero di per sé viene fatto vedere come quello che sostanzialmente può portare problemi e quant'altro. Ora, il grosso è più che altro verso i sudamericani. Vabbè, c'ha una fobia. Sì, no, ha una fobia ovviamente. Verso i sudamericani c'ha questa fobia già da quando voleva fare il muro tra Stati Uniti e Messico. Sì, che poi sostanzialmente aveva anche cominciato a costruirlo nel suo primo mandato. Quindi, sì. Lì effettivamente è tutta una serie di cose che danno parecchio da pensare. Dall'altro lato, dichiarazioni di quest'ultima settimana del vicepresidente americano, il quale ha detto molto simpaticamente: noi se volete venire per i mondiali venite, basta che alla fine delle partite vi levate il culo. Cioè, ma finita la partita ho finito il torneo. Finito il torneo, finita le partite, nel senso finito il torneo mondiale. Il torneo, tornate a casa, ho capito. Vabbè. Ve tornate a casa, cioè nel senso, a noi fa comodo che ci portiate soldi nelle 2 settimane, 3 settimane del periodo dei mondiali, poi però fuori dalle basta perché non vogliamo più avere a che fare con voi. Perché non vogliamo più avere a che fare con voi. Sì. Quindi so che mi attirerò l'antipatia di tante persone, però sostanzialmente mi verrebbe da dire non venite. No, vabbè, quello sai, ma già il fatto, questo era già un presupposto di quando poche settimane fa ci fu il problema di persone che si sono viste negate l'accesso pur avendo il diritto di accedere negli Stati Uniti. Sì, in effetti il consiglio è: ragazzi, guardate per televisione i mondiali, perché tanto
non ne vale la pena questo. Sì, rischiare per rischiare, no, vabbè. Non è assolutamente il caso, e fondamentalmente credo che personalmente almeno ritrovarsi con la maggior parte degli stadi vuoti o semivuoti dopo tutto ciò che è stato speso per ovviamente preparare l'evento sarebbe un bel. Ma c'è un certo movimento per non far, cioè che consiglia di non andare allo stadio in generale per i mondiali? Sì. Ah, c'è un movimento. Ci sono parecchie persone che stanno dicendo, gente comune ovviamente, non Sì, no. ma tanta gente comune sta dicendo ragazzi non venite assolutamente. Sì, ma non andate proprio di venire, non andate. Sì, ma anche chi è già sul territorio statunitense, non andate a vedere. Gente statunitense, gente proprio statunitense. Non andate a vedere le partite. Ve le guardate in televisione, vi fate come il Super Bowl, vi ritrovate con gli amici, popcorn, hot dog, birra, ma non andate allo stadio. Assolutamente. E per come si stanno mettendo le cose, che ascolteranno anche questo consiglio fondamentalmente. Poi è un consiglio del genere, tanti stanno consigliando non andare a solo. Vedremo come andrà, perché comunque sarà una bella lotta, perché comunque qui la situazione si fa un passo avanti e 4 indietro, mi sembra di capire. Sì, poi ripeto, non so quanto effettivamente di questo arrivi in Europa, però diciamo, qui effettivamente, come si diceva all'inizio, stanno usando la paura per cercare di tenere sotto controllo una situazione che potrebbe diventare per loro molto esplosiva. Sì. Perché per quanto la gente possa essere, tra virgolette, meno acculturata o quant'altro, non è comunque totalmente stupida. No, certo, non è che siamo, benché ci siano delle masse negli Stati Uniti non troppo alfabetizzate, però pensando alle minoranze etniche e alle minoranze sociali, ma vabbè, insomma, buona parte però degli statunitensi ragiona bene col proprio cervello e dicevo, ma questo ci sta prendendo in giro. Sì, questo decisamente. E sono quelle masse che lui fa. Sì. Poi, diciamola anche così, sostanzialmente in questo momento il fatto di poter utilizzare determinati tipi di leva è anche molto più amplificato dall'utilizzo dei social, dalla possibilità di fare propaganda molto più facilmente rispetto a quello che poteva essere una volta. Con determinati social tu raggiungi molte più persone che non semplicemente con i giornali o con certo. O con i comizi, anche perché poi un paese vasto come gli Stati Uniti vai a giro a fare comizi. Ma guarda, allora ti dirò che in realtà nel momento in cui fanno campagna elettorale per l'elezione del presidente, in realtà i comizi ce ne sono parecchi. Sì, non ultimo la messa in scena del cecchino. Sì, anche quella, vabbè, lasciamo perdere. Come si disse all'epoca, Ciccio la prossima volta ho sbagliato. Ma lì è stata fatta apposta, dai. Sì, lì era stata fatta apposta per far vedere che lui era quello che
veniva, tra virgolette, utilizzato come possibile bersaglio e fondamentalmente ha raggiunto il suo scopo. Ovviamente chi ci ha emesso è quel povero Cristo che era lì a guardare il comizio e si è preso il proiettile al posto di Donna. Poi anche lì è tutta da vedere se effettivamente non fosse anche lui d'accordo con tutto, e poi si va troppo nei complotti. Complottismi. Nei complottismi assurdi, no, comunque che fosse stata una messa in scena, ma sì, no, vabbè. Anche lì, ritornando al discorso dell'intelligenza delle persone, cioè all'inizio magari quando è uscita la notizia poteva far scalpore, tentata sparatoria, quello che vuoi, attentato mancato, quello che vuoi, al candidato, perché allora era candidato, all'epoca era candidato Donald Trump, e allora all'inizio, nelle prime ore poteva fare notizia, però ricostruendo, visto che poi ci sono delle trasmissioni di approfondimento in TV, in radio, e sono andate un po' a analizzare tutte le variabili del caso, insomma, anche a logica, cioè, anche perché insomma tu ti prendi la briga comunque c'è un servizio di sicurezza molto ferreo, riesci a andare sul tetto, a sparare e lo manchi, sì, diciamo che non sei molto furbo. Esatto, esatto. Hai ancora gentili a essere tranquilli ed educati, non sei assolutamente furbo. No, quindi insomma anche lì insomma, il pensiero ti viene, dice vabbè, allora è stata fatta sommo studio per creare scalpore, per distrarre le masse, come un po' queste notizie, molte sono per distrarre le masse. E stavo cercando, anche se poi manca pochi minuti alla pausa, stavo cercando, ma non riesco se ci fosse un sito per vedere un po' di dati demografici, no? Degli Stati Uniti, così, cioè quanti statunitensi di prima generazione ci sono, cioè già buona parte degli statunitensi sono di origine straniera. Allora, ti dovessi dire, allora, realmente statunitensi, quelli che si potrebbero definire tali fin dall'inizio, sono gli indiani. Sì, ok, sono d'accordo, perché loro sono autoctoni. Erano loro gli autoctoni, quindi chi si potrebbe definire come tale fin dall'inizio sono gli indiani. Sì, esatto, quello. Perché qualsiasi altro cittadino statunitense ha voglia di dire sono inglesi o inglesi o francesi o spagnoli. Sì, venuto da colonizzatori, esatto. Sono colonizzatori, quindi è inutile starsi a fare tanto turisti, non ci sono. Sì, no, infatti è quello che stavo pensando, cioè, perché gli statunitensi, ma sì, ma è di statunitense, sì, cittadino degli Stati Uniti, ma poi autoctoni, sono in Navajo. Quelle russa, sì, alla fine loro sono Sioux. Sì. È inutile ci sta a raccontare le storie della fama, non funziona. E sostanzialmente cioè, si sta cercando di creare una mentalità che anziché andare avanti ti fa tornare indietro di 80, quasi 90, diciamo un centinaio, fondamentalmente di un secolo. Sì, un secolo indietro. Bene, caro Piero,
siamo arrivati già alla prima parte. Siamo arrivati, t'ho stoppato, siamo arrivati alla pausa. Va bene, dai, si piglia dopo. Non c'è Mi problema. dispiace per questo stop, brusco stop, ma la regia ci chiama. Rientriamo tra pochissimo. E niente, cari ascoltatori, rimanete con noi. A tra poco la seconda parte su questo argomento che non è interessante da non sottovalutare. Ora facciamo anche dei riferimenti. A tra poco. Sì, fra un po' sì. Ok, a dopo, ciao. Ben rientrati cari amici, ben ritrovati. Ben rientrati, siamo noi che rientriamo in onda. Vabbè, ci può stare, caro Piero. Ci può stare. E stavamo parlando un po' di regime di terrore negli Stati Uniti, dove non si può andare alle feste etniche o a tema etnico perché potrebbero esserci dei rastrellamenti e quant'altro. Sì, è abbastanza tragica come cosa, effettivamente. Fai una festa messicana? Siete tutti messicani? Siete tutti messicani, veniamo a strannare tutti, non ce ne può fregare meno. Diciamo che non è... Dimmi. No, stavo pensando, no? Potrebbe essere un metodo, facendo un raffronto con le serie TV, dove gli irlandesi, c'è la mafia irlandese, quindi fanno una festa irlandese, la probabilità di beccare la mafia irlandese potrebbe essere alta, quindi diciamo potrebbe essere un metodo. Vedi, hanno trovato un modo, un metodo per andare a vedere, a scovare le cose, le mafie. Sì, allora, no, scherzi a parte, c'è da stare molto attenti a una situazione del genere, quello di sicuro. Mi stavo chiedendo, ma in Europa quanto arriva nella realtà dei fatti? No, allora questa notizia qua perlomeno ancora, poi magari è già arrivata, non lo so, e magari non mi sono informato io, ma per esempio dai social non avevo riscontrato niente. Poi ripeto, a volte o magari viene anche camuffata e quindi camuffata o sminuita, come posso dire, dice sì vabbè, ma questo invece di fare questa cosa qui, cioè tu la sai magari in maniera più dettagliata, magari qui viene pubblicata in maniera più sommaria, diciamo così, e quindi sì, ci sono stati dei controlli, però magari la notizia finisce lì, invece sapendola più in dettaglio così non ci arriva, insomma, almeno penso che non ci sia arrivata, non dovrebbe essere arrivata. Poi se qualcuno dei nostri ascoltatori mi smentirà, va bene, lo accetto e d'accordo, e magari l'ha pubblicato il Sole 24 Ore, tanto per citarne una fonte autorevole, non l'avevo vista, ecco. Ero curioso più che altro per capire se l'affronto potrebbe essere fatto per esempio con situazioni come il Covid, piuttosto che grossi, tra virgolette, attentati che abbiamo vissuto, vedi per esempio l'11 settembre, vedi per esempio gli attentati in Spagna, in Germania. Volevo capire più che altro se poteva essere fatto una sorta di confronto anche proprio per vedere a quanto arrivavano i mezzi di informazione. Facendo un esempio, mi è venuto in mente questa cosa qua. Secondo me le notizie non sono filtrate, magari è un misto dall'Europa, ma escono fuori dagli Stati Uniti già filtrate e l'Europa se le becca come vengano. Quindi tu mi dici che ci sono gli asini viola e io la prendo per buona, poi magari ci sono gli asini lilla, gli asini fucsia, e questa cosa te non me la dici perché mi vuoi creare un complottismo
tanto per fare un esempio banalissimo, e io Europa dico, allora negli Stati Uniti hanno gli asini viola, poi magari, ecco perché ho detto che è un mix, magari io ho degli inviati, come ci sono degli inviati negli Stati Uniti, mi dicono, guarda no, non sono solo asini viola, sono anche asini con diverse sfumature in più, però e da lì lo scoop e quant'altro. Però molte cose secondo me sono già filtrate, escono già filtrate dagli Stati Uniti. Potrebbe essere, ora non credo che ci siano ancora controlli a livelli di altre nazioni, piuttosto che no, ma più che controlli, cioè io emittente do la notizia che già filtrata, tanto per dirti, viene ucciso Kennedy, tanto per dare una notizia, ok? E io dico emittente NBC o Sky Fox, non lo so, Sky TG o non lo so, Fox News, do la notizia che Kennedy è stato ucciso colpito da un proiettile, e poi sappiamo i proiettili erano di più. Però io emittente ti ho già filtrato la notizia, poi te poi riporti quello che io ti dico, poi se nella realtà dei fatti sono diverse, quello potrebbe essere, non è da escludere. Cioè io ti do già la notizia come se fosse vera, limando già dei dettagli. Sì. Tu allora, diciamo, quello succede già di per sé, quello è già così di per sé, perché guardi, per dire, facciamo un esempio delle due emittenti più grosse che sono la Fox e la CNN, guardi l'una e dice una cosa, guardi quell'altra dice l'esatto contrario della stessa cosa, perché ovviamente è di fede politica tra virgolette opposta. Beh, certo. Diciamo che non hai un'obiettività, mettiamola così, non quindi, è una cosa obiettivamente. Quindi ti guardi tutte e due le notizie di una e dell'altra, la verità sta nel mezzo. Allora, in realtà purtroppo qui non funziona così, nel senso che chi per dire è di fede repubblicana non guarda sicuramente la CNN, chi è di fede democratica non guarderà mai la Fox. Ovviamente così facendo hai una sorta di indottrinamento da una parte e dall'altra che ti porta poi fondamentalmente all'estremismo. Sì, certo, perché te rimani convinto della notizia che ti è stata data e sì, diciamo che sostanzialmente viene meno quello che potrebbe essere definito un po' come libero arbitrio. Libero arbitrio e anche l'aspetto critico di una notizia. Ovviamente. Certo. Ed è un'altra sorta di fondamentalmente controllo di massa. E questo... No, questo controllo di massa, mi ricorda molto un libro. Ce ne sarebbero diversi. È 1984 di George Orwell. Esatto. Guarda, non ci siamo assolutamente lontani, ma allora, se ci pensi, anche tornando un pochino indietro, un po' quegli avvenimenti che stavo citando prima, partendo dall'11 settembre, che è stato comunque un avvenimento che in ogni caso ognuno di noi ricorda abbastanza chiaramente, è stato il primo grosso esperimento di controllo di massa, perché fondamentalmente siamo stati tutti indottrinati all'odio verso il musulmano. Non solo, c'è stata anche un'altra cosa, perché il modo di pensare è andato verso quella direzione contro il mondo islamico, come stavi giustamente dicendo te, ma non solo, già il fatto di avere notizie frammentarie
È vero che c'è da dire anche che nel 2001 i mezzi di comunicazione, esatto, non esistevano tutti i mezzi di comunicazione. Mezzi di comunicazione non erano come oggi nel 2025, d'accordissimo. Però è vero anche che arrivava una notizia, poi smentita, poi riconfermata in parte, viene anche tuttora, però ora c'è modo di controllare, di confrontare, di avere più conferme o meno. E già all'epoca però il filtro sulle notizie e le notizie frammentarie, le notizie anche complottiste, ce ne sono state diverse, parecchie, e già all'epoca. Sì. E anche da lì sono continuate. Sì, anche da fonti autorevoli purtroppo. Ma sai, anche lì, quali sono le fonti realmente autorevoli? Quali possono essere definite come fonti realmente autorevoli? Negli Stati Uniti me le devi dire te. Allora, se vogliamo usare la definizione di fonte autorevole per quella che è, quindi negli Stati Uniti non ce ne sono milioni. Ah, ok. Beh. Non puoi, allora, sempre tornando un attimino su quel discorso che si faceva pochi minuti fa, per come sono organizzate le cose, non puoi dire che esista una fonte realmente autorevole di notizia. Certo. Perché sono tutte volte all'indottrinamento verso una parte o verso quell'altra. Sì. Ritornando un attimo agli avvenimenti di questi ultimi anni, perché il governo Biden è andato così tanto contro la piattaforma di TikTok nel momento in cui è esplosa tutta la situazione in Medio Oriente tra la Palestina e Israele? Perché per la prima volta c'era una fonte realmente attendibile, perché fatta da persone che erano lì sul campo, quindi non potevi negare quello che ti facevano vedere, ti dicevano, certo. Che dicevano esattamente come stavano le cose, e questo purtroppo dava fastidio. Perché tagliavi fuori tutta la narrativa. Sì. E nonostante questo c'era gente che ancora crede, tuttora, nonostante siano passati 2 anni e rotti, che Israele sia dalla parte della ragione. Comunque ChatGPT mi dice che fonte autorevole è negli Stati Uniti New York Times. The Wall Street Journal. Guarda, sono più tentato di ritenere una fonte autorevole il Guardian o l'Atlantic, più che non tanto il New York Times. Alla fine, tanto per citare un film, anzi è una serie di film, viene detta nel primo film questa cosa, che alla fine le notizie vere non sono sui giornali, sui quotidiani, ma sulle riviste, sui magazine scandalistici. Sì, oddio, vedi? Non è del tutto sbagliata questa cosa. C'è da dire però che anche lì, prima di fidarsi di quello che c'è scritto su un giornale del genere, devi avere la sensibilità mentale di andare ad informarti realmente. No, va bene, ma il paradosso è che la notizia vera alla fine verrà veicolata da riviste del genere, perché tanto diciamo è talmente assurda che non è vera, e poi invece è vero. Il film in questione è Men in Black, tanto per gran film, tra le altre cose, gran film. Sì, cioè, capito? Quindi alla fine sì, il New York Times ti dice la notizia che è stata rapinata l'ennesima banca, e poi la notizia vera te la dà citando Nilo Frassica, novella bella. Esatto. Il problema è proprio quello. Però
grazie a Dio ci sono tante persone che si stanno rendendo conto anche di questa sorta di manipolazione. Sì, sì. Per fortuna. Per fortuna. Diciamo, ovviamente cosa viene utilizzato poi per ottenere il risultato? Paroloni come crisi, come guerra, come attentato terroristico, viene utilizzata ancora purtroppo la religione, eventi, tutte cose che comunque, con cui comunque il, detta male, popolino viene tenuto sotto controllo. No, infatti è così. L'ultimo esempio, non appena è stato eletto il Papa, abbiamo ricevuto un messaggio che ci avvisava di questo e la risposta poi è stata: guarda, lo sappiamo, non possiamo però essere contenti di questa cosa, più che altro perché, e questo non è una mia opinione personale, ma è un'opinione che ho sentito anche da tanti, lasciare il potere temporale e il potere spirituale in mano alla stessa nazione è un grossissimo problema. Sì e no, sì. Ma vedremo. Sì, perché perlomeno prima da una parte c'era uno e da quell'altra c'era quell'altro. Sì, è vero. No, la cosa che mi fa ben sperare, la cosa che mi fa ben sperare è che il nuovo Papa ha vissuto per diversi anni in Perù, quindi ha vissuto una realtà che non gli è stata raccontata, l'ha vissuta sulla propria pelle, quindi l'unica cosa che mi fa ben sperare è quella. Magari fosse stato un vescovo cardinale che aveva vissuto solo negli Stati Uniti, allora sarebbe stato ancora peggio. Sì, quello decisamente. Ora, ripeto, siamo all'inizio, vedremo quello che succederà e vedremo come effettivamente questa persona si comporterà poi nel corso degli anni. Sarebbe stato peggio, facendo una battuta, se fosse successo come in molte vignette, molti meme, che c'era Trump era diventato Papa. Quello sarebbe stato peggio, molto molto peggio. Sì, effettivamente sarebbe stato molto molto peggio. Ti dico, io ho visto ultimamente dei meme su invece Papa Leone che viene paragonato a Darth Sidious, quindi anche lì non è che sia proprio citando Star Wars, citando Star Wars, sì, esatto, per cui non è che è proprio positiva come cosa. Vedremo, purtroppo non si può che stare. No, vabbè, dovremo aspettare e capire bene quello che verrà, verrà assolutamente. Sì. Ma infatti, come stavo riguardando un po' la scaletta, c'è anche tutto quello che riguarda anche le parole chiave, tipo sì. allarme, crisi, pericolo imminente. A parte mi sembra più una telecronaca sportiva. Dipende, perché comunque, se pensiamo anche semplicemente a tutto ciò che è successo nel momento in cui è scoppiato il Covid. Tanto panico, tanta paura è stata creata per me sostanzialmente ad hoc. Sì, la comunicazione ha veicolato messaggi anche sbagliati. Assolutamente, soprattutto nelle fasi iniziali. Hanno sfruttato tantissimo la paura della gente, ora, con questo non voglio assolutamente dire che il Covid non sia stato... No, a prescindere da quello, ma la gestione, ma infatti l'ho sempre pensato anch'io, l'ho sempre detto anch'io, non è stato il problema in sé, la problematica, ma
la gestione della problematica della comunicazione e delle notizie legate a questo, perché prima era una cosa, poi un'altra, bisognava stare attenti a una cosa, invece poi bisognava stare attenti all'opposto, e così crei confusione e immobilizzi, cosa che hanno voluto fare. Ma poi se ci pensi, anche i telegiornali stessi che facevano vedere veicoli militari che ipoteticamente portavano morti, il fatto che abbiano ingigantito, secondo me moltissimo, i numeri di quelli che effettivamente sono morti, diciamo, non dicendo che sono morti per cause che avevano in realtà già da prima. Sì, no, infatti il Covid è stato quello che un calderone diciamo causato la morte definitiva, ma in realtà le cause erano ben diverse. No, infatti quello situazione. Sì, no, infatti quello che diciamo, che stiamo dicendo non è neghiamo che, ma tra 100 persone che avevano contratto, fare un esempio molto base, su 100 persone che avevano contratto il Covid, ce n'era un buon 30% che aveva già delle patologie pregresse e non hanno, magari il Covid ha accelerato queste patologie, queste problematiche, di sicuro. Ma poi la causa in sé non è stata il Covid, ma è stata la patologia pregressa. Capito? Quindi se te metti tutto insieme e dici no, sono tutti morti per Covid, è chiaro, gonfi i numeri e le statistiche legate a questo, mentre poi dici no, guarda, c'è stato questo 30% di persone che sì aveva il Covid, ma poi è morta per arresto cardiaco, per dirti. Poi non neghiamo il fatto, indebolimento magari perché c'avevano un tumore piuttosto che sì. Poi magari il Covid ha accelerato benissimo, ma la causa poi è stata altro. Ma questo è proprio, questo è insito anche nel mondo mediatico, che poi nel mondo mediatico avevano bisogno anche di un qualcosa che per tenere sotto controllo le persone che altrimenti sarebbero andate ancora più nel panico. Ma già il fatto di creare confusione tra le notizie, blocchi, perché la gente non sa che fare. Esatto. No, mondo mediatico, tanto siamo infine, possiamo anche alleggerire la questione. Mondo mediatico mi viene in mente molto mondo medianico in Ghostbusters. In effetti, guarda, mondo medianico. Bene, caro Piero. Sì, no, vabbè, ma il dottor Fenkman. Sì, esatto. Detto questo, caro Piero, noi siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, la numero 18, e quindi non ci resta che salutarvi. Mi dispiace perché stavamo andando bene, lisci, tranquilli. Ma come si diceva all'inizio, si tornerà poi a parlare di questi argomenti, perché comunque ci si può fare sicuramente soprattutto di una puntata e no, per carità, anche mi è venuto in mente un altro libro, altri libri, guarda, ce n'è tanti, non c'è solo 1984 di George Orwell, ma bene, quindi caro Piero, potremo continuare il discorso, avremo modo di tornarci sopra. La voglia. Detto questo, noi ci ritroviamo mercoledì prossimo, è il 21 maggio, caro mio, il 21 maggio, e niente, cari amici, rimanete con noi, Radio Centro Web, Smart Healthy, noi siamo qua, scriveteci sui social, scriveteci dove volete, su YouTube, seguiteci, e se volete anche chiederci degli approfondimenti perché magari vi interessa un argomento in particolare, noi siamo a disposizione. Alla prossima, Piero. Alla prossima. Ciao.